Bentornati su Celebrita dalla Turchia, il canale dove scaviamo sotto la superficie delle vite scintillanti per raccontarvi quelle sfumature che sfuggono alle luci dei riflettori. Prima di addentrarci nell'episodio di oggi, ricordatevi di mettere mi piace, iscrivervi e, se vi va di sostenerci davvero, di premere il tasto iscriviti per aiutarci a portarvi storie sempre più esclusive dal cuore dello showbiz. Oggi parliamo di un amore che ha imboccato una curva inaspettata, velata di silenzio e di indizi lasciati come briciole di pane, quello tra l'amatissimo attore turco Cenk Torun e la schiva modella e designer Mahsine Merabet. Tutto è iniziato con un'immagine dalle intenzioni apparentemente innocue. Cenk, da sempre simbolo di compostezza e fascino tranquillo, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto sul terrazzo, con Istanbul stesa come un dipinto oltre la ringhiera. Un sorriso appena accennato, lo sguardo perso, e niente di più. O almeno così sembrava. Gli occhi più attenti, però, hanno colto un dettaglio che ha incendiato il web, accanto a lui, quasi fuori campo, una mano femminile. Unghie curate, un anello dorato, un bracciale dal design riconoscibile. In pochi minuti i follower più esperti avevano già fatto il collegamento, quasi come se stessero risolvendo un enigma. Quella mano, dicevano, era di Mahsine, la fidanzata di cui si mormorava da tempo e che, da mesi, si era tenuta lontana dai riflettori. Bastato un battito di ciglia, e il post si è trasformato da foto serena a miccia accesa. I social sono esplosi. Era quella la loro uscita allo scoperto? Cenk aveva deciso di rendere pubblica la relazione, sia pure con un dettaglio tutt'altro che esplicito? O dietro quel tocco velato c'era una situazione più complessa? I commenti hanno invaso la sezione sotto la foto, un coro di entusiasmo mescolato a domande, di cuori e di punti interrogativi. Ma proprio quando la curiosità era al massimo, tutto ha preso una piega imprevista. Mahsine ha cancellato ogni traccia digitale di sé. Instagram sparito. Twitter, o meglio svanito. Persino TikTok, dove contava migliaia di seguaci, è scomparso come una luce spenta all'improvviso. La stampa non ha perso un secondo. I titoli hanno invaso i siti di intrattenimento. La fidanzata di Cenk Torun scompare dal web, tempesta nel paradiso dorato, addio digitale o mossa studiata? Quando i reporter hanno intercettato Cenk all'uscita di una palestra a Gnanta, lui è rimasto fedele al suo stile misurato. Sorriso gentile, tono pacato, una frase tanto breve quanto pesante di significato. Non tutto ciò che circola online corrisponde al vero, e a volte tacere protegge più di 1000 spiegazioni. Parole misurate, ma cadute come un sasso in uno stagno. Il silenzio, nel rumore perpetuo dei social, sa farsi ruggito. Quel silenzio era un velo pietoso su una separazione? O un modo per proteggere qualcosa di fragile dall'assalto della curiosità collettiva? Mentre le ipotesi si moltiplicavano, un dettaglio rimasto inatteso ha cominciato a ritornare a galla. Pochi giorni prima della famosa foto, Mahsine aveva pubblicato una storia su Instagram con una frase sospesa, quasi bruciante. Non era la solita citazione motivazionale, suonava come un messaggio lanciato nella bottiglia. Diceva più o meno che, a volte, la verità punge più di una bugia. All'epoca in pochi se n'erano accorti, riletto alla luce degli eventi, sembrava un presagio. Un'amica della coppia, rimasta nell'ombra, ha confidato a un magazine locale che per Mahsine quel dettaglio nella foto aveva il sapore del tradimento. Non si trattava di fama, né di spotlight, era questione di fiducia. Aveva difeso la sua privacy con tenacia, e quell'inquadratura, che fosse voluta o frutto del caso, aveva aperto una porta che lei non desiderava spalancare. Non tutti, però, hanno abbracciato quella versione. Alcuni commentatori del settore hanno insinuato che una professionista abituata a campagne e brand, come Mahsine, potrebbe aver trasformato la sparizione digitale in gesto di forza. La giornalista Melissa Ocar ha persino azzardato: cancellare i profili subito dopo quel post non era coincidenza, ma un segnale. Trasformare l'assenza in messaggio, il silenzio in strumento. La rete, affamata di significati, ha iniziato a scomporre ogni dettaglio. Forum, gruppi su Telegram, thread infinito su Reddit, screenshot, vecchie foto, indizi incrociati. Fino a quando, in modo anonimo,
Su X è sbucata la schermata di un profilo privato attribuito a lei, con una bio in inglese che suonava come un saluto sussurrato. Si può tenere a qualcuno con tutto il cuore e scegliere comunque di andare via. 12 parole, forse meno, ma sufficienti ad alimentare il fuoco. C'era chi piangeva già una rottura e chi, più cauto, vedeva in quelle righe soltanto una riflessione fraintesa. La febbre del gossip è schizzata in alto. I paparazzi hanno iniziato a presidiare la casa di Cenk, i set, persino l'aeroporto di Istanbul. L'attore, fedele alla sua riservatezza, ha mantenuto la rotta senza deviazioni visibili. Poi, improvviso, un altro segno, su Instagram, una storia con sfondo scuro, una clessidra e una frase breve come un respiro. Il tempo, ha scritto, sa mettere ogni cosa dove deve stare. Elegante, ermetico, preciso come una lama. Era un messaggio per Massine? O una meditazione più ampia su pazienza, fraintendimenti e fama? Nel frattempo, gli investigatori da tastiera continuavano a scavare. In più di un thread si è notato che alcuni brand di moda, in passato legati a Massine, avevano smesso di seguirla in silenzio, una dopo l'altra. Qualcuno parlava di attriti professionali. Altri, più empatici, sostenevano che si trattasse soltanto di un ritiro strategico per respirare lontano dal caos. La sua truccatrice di fiducia ha lasciato cadere una frase criptica, senza nomi. A volte la luce nasce dalla ferita, non dall'abbraccio. Bastata quella riga per alimentare le speculazioni e spingere i talk show generalisti a prendere la scia. Poi sono arrivati i pettegolezzi peggiori. Un sito ha suggerito, senza portare prove, che Massine avesse trovato messaggi sospetti fra Cenk e una coprotagonista della nuova serie. Nessuna conferma, soltanto eco e titoli a effetto. Ombre su un grande amore, il preferito del pubblico al centro della tempesta. Eppure, accanto al chiasso, si è levata la voce di un pubblico più quieto. Forse la scomparsa di lei è un atto di cura verso se stessa, non il segnale di un dramma. Siamo così abituati all'esposizione continua, scriveva qualcuno, che quando una persona sceglie il silenzio lo scambiamo per catastrofe. Come se non bastasse, un marchio di gioielli con cui Massine aveva firmato in passato una collaborazione ha lanciato una campagna dal titolo Golden Silence. Primo piano su mani femminili, anelli lucenti, e uno in particolare somigliava terribilmente a quello intravisto vicino a Cenk. L'azienda, contattata, ha taciuto. Coincidenza o strategia? Domanda lasciata volutamente in sospeso, mentre il pubblico si divideva tra chi gridava al colpo di genio e chi vedeva solo un tempismo opportunista. Sul fronte opposto, gli amici più vicini a Cenk hanno provato a raffreddare gli spiriti. A Hurriyet, uno di loro ha detto che non c'è alcuna crisi, solo due persone che provano a vivere sotto una lente di ingrandimento che deforma tutto, perfino le pause. Parole pacate, ma la curiosità non ha rallentato. Sui social ha iniziato a circolare una challenge ispirata a Massine, 24 ore offline, profili chiusi, notifiche a zero, come tributo al suo gesto radicale. In molti giuravano di averla vista a Parigi. Altri, tra i vicoli di Cappadocia, con un cappello calato sugli occhi. Le mappe delle avvistatrici e degli avvistatori si riempivano di spilli immaginari. Una settimana dopo, quando l'onda sembrava iniziare a ritirarsi, Cenk è tornato con un altro segnale, più poetico del precedente. Una foto in bianco e nero di un paesaggio imbiancato, nessuna indicazione del luogo, commenti disattivati, soltanto una frase: l'amore non svanisce, semmai cambia forma. Poche parole, enormi conseguenze. Un addio elegante? Un ponte verso il domani? Una promessa di trasformazione anziché fine? E voi cosa leggete in questa traiettoria di gesti e omissioni? Vi sembra il capitolo conclusivo di una storia intima o il punto di svolta che la prepara a un nuovo inizio? C'è chi parla di mossa calcolata, chi di fragilità reale. Forse, come spesso accade, la verità sta nel mezzo, un sentimento autentico, sottoposto all'assedio di un'attenzione incessante, che tenta di salvarsi scegliendo quando parlare e quando tacere. C'è un'altra cosa che colpisce, osservando questa vicenda con un po' di distanza. Nell'epoca in cui tutto pare misurabile in visualizzazioni e like, il silenzio ha assunto una potenza inedita.
Un profilo che sparisce, una bio che cambia, una storia di poche ore, un emoji, una frase scelta con cura. Ecco gli alfabeti di una relazione vissuta sotto un cielo pieno di telecamere. Il mondo li guarda, e intanto loro decidono quanto farsi vedere. Se il cuore di lei è stato ferito da una foto che sembrava dire troppo, se lui ha scelto di proteggere con poche parole ciò che non riusciva a difendere con i muri di casa, niente di tutto questo può essere ridotto a un semplice schema di marketing. Questo non impedisce ai segugi della rete di continuare con mappe, ipotesi, timeline. Si ricostruisce il percorso di Massine nella moda, si contano like persi e guadagnati, si confrontano date tra scatti sul set e storie sfuggite. Qualcuno giura che l'anello fosse parte di una collezione limitata, qualcun altro che fosse un regalo personale mai mostrato prima. Altri tornano sulle prime parole di Cenk fuori dalla palestra di Nianta, cercando sfumature e sottotesti in ogni inflessione della voce. Nel frattempo, persino i programmi pomeridiani discutono della differenza tra scomparire e prendersi una pausa, tra privacy e segretezza, tra amore e possesso. La verità è che nessun titolo può contenere l'intero peso di un legame. Se c'è stata frattura, non tocca a noi misurarne l'ampiezza. Se c'è un ritorno possibile, non sta ai nostri contatori di visual determinarne il momento. Resta il fatto che l'immaginario popolare è rimasto ipnotizzato. Una mano con un anello, una sparizione, un paio di frasi appuntate nell'etere, una campagna di gioielli dal nome perfetto, la voce di Melissa O'Cara a trasformare un gesto in dichiarazione, e infine quell'immagine di neve, sospesa come la pausa tra due battute. Eccoci così a chiudere questa pagina, senza chiudere davvero niente. Noi di Celebrita dalla Turchia continueremo a seguire ogni sussurro e ogni bagliore, pronti a raccontarvi la prossima mossa, che sia un chiarimento, una riapparizione, un progetto condiviso o un saluto definitivo. Intanto, diteci nei commenti cosa pensate. Avete interpretato la foto della terrazza come un messaggio voluto o come un imprevisto rivelatore? La sparizione di Massine è protezione di sé o strategia mediatica? E le parole di Cenk, cucite al millimetro, vi sembrano un addio o una mano tesa dietro il sipario? Se vi piacciono storie così, fatelo sapere, mettete mi piace, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e, se desiderate sostenerci in modo concreto, premete il pulsante per unirvi alla nostra community. In un'epoca in cui l'amore e la riservatezza si scontrano ogni giorno con l'esposizione continua, anche un attimo di silenzio può diventare la confessione più forte. Che la vicenda di Cenk Torun e Massine Merabet trovi una chiusura o una trasformazione, la loro assenza momentanea ha già lasciato un segno nella cultura pop di casa nostra. Noi restiamo qui, come milioni di occhi nel mondo, in attesa del momento in cui le parole prenderanno il posto dei sussurri. Grazie per aver guardato Celebrita dalla Turchia. Restate con noi per nuovi capitoli che rivelano il lato nascosto della fama, dell'amore, e di tutto ciò che c'è in mezzo. Qui vi diamo proprio questo, tutto quello che vi serve sapere, e qualcosa di più.